Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Innanzitutto mi dispiace se questo video è uscito ora e non giovedì, ma purtroppo il Mac Mini è arrivato venerdì pomeriggio e quindi ho deciso di prendermi un po' più di tempo per fare tutti i test con calma e darvi la mia opinione al 100% dopo aver testato tutto per bene. Innanzitutto ci tengo a iniziare questo video rispondendo subito alle domande che mi sono state fatte più frequentemente e soprattutto cercando di chiarire i dubbi che in molti potrebbero avere andando ad acquistare uno dei nuovi MacBook Air Pro o Mac Mini. Iniziamo dalla prima domanda, quindi quella più importante probabilmente, ovvero: bastano gli 8 GB di RAM o ne servono 16? Ho effettuato 10.000 test con il MacBook Air e secondo me per il 90% degli utilizzatori 8 GB di RAM vanno più che bene. Il software è talmente ottimizzato bene che ho aperto 10.000 pagine di Chrome, programmi eccetera, mai avuto un problema, funziona in maniera perfetta. Iniziate ad avere problemi se volete andare a effettuare dell'edit in 4K con molti effetti eccetera. A quel punto avete un vantaggio ad avere i 16 GB di RAM se ovviamente li andate a occupare. Personalmente è l'unico punto in cui ho trovato una differenza, quindi sinceramente i 16 GB di RAM mi sento di consigliarli solo se avete intenzione di tenere questa macchina per parecchio tempo e non vi cambia niente spendere 200 euro in più magari per aggiungere i giga di RAM, e soprattutto se dovete lavorare con video editing, foto editing oppure produzione musicale. La RAM viene gestita molto bene ed è super veloce, quindi nella maggior parte dei casi non è importante avere tantissima RAM. Già 8 GB sono molto più che sufficienti. Per quanto riguarda lo storage, secondo me è una nota molto dolente. Il taglio più piccolo su tutti e tre è da 256 GB. Io personalmente li ho comprati entrambi da 256 perché utilizzo degli SSD NVMe esterni con la connessione Thunderbolt da 2 TB, quindi mi cambia relativamente poco. Se invece lo volete utilizzare come macchina principale e non avete storage esterni, almeno da 512 può essere utile come upgrade, però costa veramente tantissimo effettuarlo sul sito di Apple, quindi non mi sento tanto di consigliarlo. Compratelo solo se potete, oppure utilizzate degli hard disk o SSD esterni per lo storage. Terza domanda, ovvero MacBook Air o MacBook Pro? Cosa bisogna comprare? Sinceramente non trovo tantissimo il senso del Pro. Allora, guadagniamo un core in più per quanto riguarda la GPU e abbiamo la ventola, quindi una dissipazione migliore. Adesso, cambia tanto questa ventola nella dissipazione? Sì e no. Con il MacBook Air senza ventola, dopo un lungo tempo di utilizzo possiamo perdere al massimo un 5-10% proprio di performance nei casi più rari, quindi personalmente non mi sembra una grandissima perdita e c'è una bella differenza di prezzo tra MacBook Air e MacBook Pro. Per tutto il resto invece è molto simile, abbiamo una batteria leggermente più grande, quindi una durata migliore, abbiamo degli speaker migliori, ma per tutto il resto è identico, quindi se state pensando tra MacBook Air e MacBook Pro, personalmente mi sento di consigliare di più il MacBook Air. Prendete il Pro se ovviamente non avete problemi di soldi. Infine, quale Mac tra questi conviene acquistare? Se dovete utilizzarlo come fisso o anche da portare in giro e avete degli schermi esterni, Mac Mini anche base va benissimo, 819 euro e avete le stesse performance o migliori di MacBook Air e MacBook Pro. Eventualmente fate l'upgrade a 16 GB di RAM come ho fatto io sul mio e state tranquilli, potete editare, è una bestia e lo vedrete tra un attimo con i benchmark. Se invece dovete utilizzarlo anche in mobilità e altro, personalmente mi sento di consigliare il MacBook Air. Benissimo, queste erano le 4 domande che sono state fatte più spesso e spero di avervi chiarito i dubbi. Adesso invece voglio iniziare il video per tutti coloro che sono interessati, probabilmente anche chi vuole acquistarli, per capire effettivamente come si comportano sia nelle applicazioni ottimizzate che non, in game, CPU, GPU
eccetera. Prima però ci tengo anche a fare una precisazione. Nell'ultimo video, ovvero l'unboxing del MacBook Air, che era un unboxing, non era una recensione, alcune persone purtroppo hanno risposto in maniera veramente ignorante sotto quel video dicendo: ah, che confronto è tra un computer del Paleolitico e un computer di nuova generazione? Ragazzi, stiamo parlando del processore entry level e il chip più economico e meno potente che vedrete mai su un MacBook Pro o MacBook Air contro il vecchio top di gamma del 2016. 3.500 euro più o meno, 4.000, contro i 1.000 o 819 se andiamo a prendere come confronto il Mac Mini. Quindi è un confronto totalmente diverso. Inoltre non dovremmo paragonarlo con questo, ma dovremmo paragonarlo con quelli che vanno a sostituire, quindi MacBook Air 2020 che purtroppo non ho, Mac Mini 2020 che purtroppo non ho e MacBook Pro 2020 che purtroppo non ho. Quindi effettivamente in quel momento non avrei neanche potuto confrontarli. Oggi però vado a farvi vedere tutti i benchmark che sono andato a effettuare, anche con l'aiuto di alcuni amici, grazie Efrem, e sono andato a effettuare i test con 6 macchine totali, 5 in alcuni casi perché non sono riuscito a effettuare tutti i test completamente. E queste macchine sono il MacBook Air 2020 con M1, il Mac Mini 2020 con M1, il Mac Mini 2019 con l'i3 8100, il MacBook Pro mio 2016 maxato, il MacBook Pro con l'i9 del 2019, quindi l'ultimo disponibile o quello che si può ancora acquistare tuttora, e l'iMac che sono andato a modificare in uno dei recenti video con la GPU esterna, in questo caso una 5700 XT. Iniziamo dal primo benchmark che è Geekbench. In questo caso so che a molti non piace, come ho già detto nell'altro video, ma andiamo a vedere i risultati. E qui possiamo vedere che il nuovo Mac Mini e il nuovo MacBook Air in entrambi i casi battono tutte queste CPU, quindi sia dal desktop che dal nuovo MacBook Pro che dal vecchio che il Mac Mini in tutti i casi. E adesso in molti diranno: ma Geekbench non è un test. Va bene, Geekbench non è un test reale perché ovviamente sfrutta molto di più la RAM. Andiamo sempre su un test di Geekbench, ma per quanto riguarda la GPU, quindi la grafica. In questo caso ho effettuato i test sia in Metal che in OpenCL e ovviamente il MacBook Pro 2019 e l'iMac con GPU esterna hanno un punteggio nettamente più alto. In ogni caso, se andiamo a confrontarlo con il Mac Mini o vari MacBook Pro e MacBook Air che venivano venduti senza GPU dedicata, vengono distrutti completamente e abbiamo un punteggio di tutto rispetto. Infatti, come potete vedere, supera anche il punteggio del mio MacBook Pro 2016 che ha una GPU dedicata da 4 GB di memoria video. Ovviamente è un po' vecchiotta, però si difende abbastanza bene e qui possiamo vedere la differenza tra i 7 e 8 core della GPU. Come potete vedere, il punteggio sia in OpenCL che in Metal nel MacBook Air è leggermente più basso, ma non di tantissimo. Non vi cambia praticamente nulla o quasi nel lavoro di tutti i giorni. Spostiamoci poi su Cinebench. Non lo sapevo nel video precedente, ma Cinebench era già ottimizzato per queste CPU e se andiamo a vedere i punteggi vediamo che il più potente in assoluto è l'8 core 16 thread del MacBook Pro 2019, quindi quello da 16 pollici. A seguire poi abbiamo subito però il Mac Mini e il MacBook Air con il chip M1, quindi questo è un valore decisamente più indicativo, soprattutto per quanto riguarda il pieno carico della CPU. Ovviamente dipende dal tipo di utilizzo, ma è impressionante quello che sono riusciti a fare con questo TDP. Come ho detto poco fa, comunque il MacBook Air, se lo lasciamo andare al 100% con un utilizzo prolungato, perdiamo un 5-10% ad esagerare. Quindi quel 7400 si tramuta in un 7000, 6900. Più o meno. Niente di drammatico, soprattutto perché è l'entry level senza ventola, completamente silenzioso. Spostiamoci al prossimo test. Questo è di Final Cut. In questo caso sono andato a effettuare 2 test con Final Cut. Uno con un classico edit normale con dei file in 4K da circa 5 minuti esportato in H264 pronto per YouTube in 4K completo. In questo caso possiamo vedere che il più veloce è stato l'iMac con la GPU esterna, perché ovviamente sfrutta maggiormente l'accelerazione. Il MacBook Pro da 16 pollici 2019 lo segue, poi ci sono i Mac Mini e il MacBook Air, molto simili come performance, e poi abbiamo il mio del 2016. Le cose cambiano molto, però, e qui è quello che vi dicevo per quanto riguarda la RAM,
quando andiamo a superare gli 8 GB di RAM per un edit, e in questo caso sono andato a effettuare una timeline con molti effetti accelerati tramite GPU, e qui vediamo una differenza abissale e sono rimasto fuori di testa. Ho riprovato i test più volte su tutte le macchine, ma ho avuto sempre lo stesso risultato. E il Mac Mini 2020 con i 16 GB di RAM distrugge tutto, anche l'iMac con la GPU esterna. Nonostante abbia un'accelerazione Metal e OpenCL con delle performance più basse, in ogni caso l'export, e quando si lavora all'interno della timeline, è super fluido, veramente incredibile. Altra cosa che mi ero dimenticato di dire: per quanto riguarda le GPU dell'iMac, in alcuni casi viene sfruttata al 100%, in altri no, per una limitazione della connessione Thunderbolt. Ad esempio, se torniamo un attimo al grafico di Geekbench, vediamo che l'iMac con la GPU ha un punteggio più basso rispetto al MacBook Pro. In realtà questa GPU dovrebbe avere un punteggio più alto, ma più o meno andiamo a perdere magari il 20-30% nei casi più estremi, e in questo caso ovviamente si ritrova sotto. Se invece la utilizziamo nativa all'interno di un Hackintosh o di un Mac Pro, invece abbiamo un'accelerazione molto più elevata. Passiamo a un altro test molto pratico e che mi avete richiesto in tanti, ovvero Photoshop. In tantissimi hanno chiesto: benissimo, con le applicazioni ottimizzate funziona bene, ma se andiamo a aprire ad esempio Photoshop, cosa succede? Esplode? Sono andato a effettuare i test con Photoshop in emulazione con Rosetta, e i risultati direi che sono assolutamente promettenti. Non c'è proprio confronto con l'iMac, probabilmente dovuto dalla frequenza più elevata della CPU, oppure proprio dall'accelerazione della scheda video esterna, che in questo caso è stata devastante. Queste tempistiche variano in base agli effetti che vengono applicati. Io ho cercato di utilizzarne il più possibile, ho creato uno script e questo è stato il risultato. Questo è proprio il caso peggiore in tutti i sensi, quindi se andate a utilizzare degli effetti meno pesanti o più pesanti, magari la differenza è decisamente minore. In ogni caso si può usare, e a gennaio o inizio dell'anno prossimo dovrebbe arrivare la versione ottimizzata per Mac, e lì dovremo vedere un buon boost di performance. In ogni caso si può tranquillamente utilizzare anche adesso, e se non sbaglio c'è anche la versione beta, ma non ho ancora avuto tempo di provare. Spostiamoci al prossimo test. In questo caso parliamo dell'SSD, e quello più veloce in assoluto è quello all'interno dei nuovi Mac Mini e MacBook Air con M1. Andiamo sul prossimo test, sempre proposto da Blackmagic, e in questo caso è per la riproduzione in RAW 8K. Anche in questo caso non è nativa l'applicazione, ma è emulata teoricamente. Abbiamo una performance, diciamo, decisamente non ottimale per quanto riguarda la CPU, ma se andiamo a sfruttare l'accelerazione Metal si difende assolutamente bene, e addirittura batte il MacBook Pro 2019 e diciamo si avvicina all'accelerazione con la eGPU dell'iMac. Ultimo test, ovvero gaming. Si può giocare con questi Mac? Sono andato a effettuare i test con Shadow of the Tomb Raider, emulato con Rosetta, in 1080 con tutte le impostazioni a medio. Vi ricordo che la GPU è integrata, non è pensata per il gaming, e lo stiamo facendo andare tramite emulazione. Sicuramente con un gioco nativo vedremo delle performance più elevate, ma non è quello lo scopo di questi portatili. Vediamo infatti il MacBook Air, Mac Mini e MacBook Pro intorno ai 23-25 fps, e il MacBook Pro invece 2019 un frame rate decisamente più alto, il doppio. E poi passiamo alla eGPU, fa praticamente di nuovo il doppio quasi del MacBook Pro del 2019, ma la GPU non veniva sfruttata al 100%. Come report da Shadow of the Tomb Raider mi dava il 70%, dovrebbe riuscire a fare magari 120-130 fps a esagerare. Questi erano tutti i benchmark che sono andato a effettuare. Personalmente sono super soddisfatto di questi nuovi Mac Mini e MacBook Air. Infatti probabilmente andrò a vendere il mio MacBook Pro perché effettivamente mi torna più comodo avere l'Air. È più potente, più veloce, più leggero, lo schermo è un po' più piccolo, ma amen. Una problematica potrebbe essere le due sole porte Thunderbolt che sono presenti sia sul Mini che sul MacBook Pro che MacBook Air, quindi quella può essere una limitazione. Diciamo che con il Mac Mini non è un grosso problema, magari andiamo a utilizzare un dock Thunderbolt come ho effettuato in questo caso, quindi di porte ne abbiamo parecchie, però almeno nel Mac Mini e nel MacBook Pro mi sarebbe piaciuto vedere 4 porte USB-C. Altra cosa da dire, come ho già detto nell'unboxing, purtroppo nessuno di questi tre Mac supporta la eGPU,
In questo caso, se avesse supportato la eGPU, il Mac mini, probabilmente avrebbe battuto tutto in tutti i test. Questa può essere la motivazione per cui non l'hanno sbloccato, o magari lo sbloccheranno in un futuro, perché altrimenti non vendono più niente, credo, non lo so. In ogni caso mi dispiace non poterla utilizzare, ma per come funzionano le accelerazioni non mi lamento. Soprattutto pensando che questo Mac mini parte da 819 euro. Va bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. In descrizione trovate tutti i vari link per acquistare i nuovi MacBook Pro, Mac mini o MacBook Air. Ovviamente c'è anche il link del canale Telegram per le offerte, visto che sta arrivando il Black Friday. Seguite il canale per non perdervi nessuna offerta. Da Blink è tutto e ci vediamo con il prossimo video. Ciao ciao! Vi ricordo che è disponibile Blink My PC, il sito perfetto per essere sicuri di realizzare il proprio nuovo computer al meglio spendendo il meno possibile, dove è possibile realizzare configurazioni personalizzate oppure scegliere tra quelle proposte in base al prezzo desiderato. Ovviamente non mancano le offerte in tempo reale e il mio merchandise. Trovate il link in descrizione.